Eccoci qua su Storytime ragazzi, bentornati, sono Federico, oggi sono di nuovo in compagnia di Paola Serena. Ciao Paola. Ciao, ben trovato. Grazie di essere tornata, che ha portato qua un nuovo ospite, Lorenzo Moschini. Ciao Lorenzo. Ciao a tutti, ciao, buonasera. Allora, raccontateci un po' chi è il tuo nuovo ospite, Paola. Allora, in questa serie di piccole storie che stiamo facendo, volevamo introdurvi e farvi conoscere una nuova realtà che è entrata da pochissimo su Design Italy, che fa Speddenza, e qui abbiamo Lorenzo Moschini che è il direttore vendite di questa bellissima realtà storica, vero che questa azienda esiste dagli anni 60, di calcio balilla, di biliardini e anche ping pong e tavoli da biliardo. Esatto. Però poi c'è stata un'evoluzione che ha portato poi per Design Italy a scegliere di inserirvi sul suo catalogo. Ce lo racconti? Certo, allora l'azienda è un'azienda di Bergamo che dagli anni 60, come diceva bene Paola, è presente nel settore gioco e divertimento per bambini e per adulti, perché il calcio balilla, il ping pong e il biliardo non hanno età, possono giocarci uomini, donne, bambini di tutte le età. E negli ultimi 3 anni, oltre alla nostra collezione tradizionale di calcio balilla, ping pong e biliardi, abbiamo creato tutta una collezione di design. Lo scopo principale è quello che il prodotto rimanga estremamente funzionale al gioco, quindi non è solo da vedere, non toccare, di bellezza, ma ci si possono fare le partite come si fanno nei prodotti tradizionali. Però al posto di essere il mascolino calcio balilla da sala giochi, per intenderci, le abbiamo dato un vestito elegante per entrare nelle residenze, per entrare negli uffici, negli hotel, nei ristoranti, un po' dove si vuole. Ok, non quindi i calcetti con la birra rovesciata dentro, ma qualcosa abbiamo anche quelli che sono comunque bellissimi. Certo, sicuramente sono estremamente funzionali. Hanno il compito appunto di fare svagare, però magari un oggetto di design ha il compito di fare svagare, anche abbellire sicuramente uno spazio interno, ma magari anche esterno, immagino. Esatto, sì, abbiamo, ci sono prodotti che possono essere sia da interno che da esterno, e altri ovviamente per i materiali usati solo da interno. Per i nostri prodotti da esterno utilizziamo ad esempio un multistrato di betulla che noi poi andiamo a trattare con delle colle che possono quindi essere idrorepellenti, appunto per rendere impermeabile. O anche il legno tech, che poi è il legno che si usa ad esempio nelle barche a vela o negli yacht. E per le finiture, per i tocchi di classe di legno, mentre tutto il resto del calcio balilla è in metallo, in lamiera metallica, quindi non ha problemi e se può prendere un po' d'acqua, esattamente. Questa nuova linea che avete che ha disegnato tra l'altro una coppia di architetti famosi, no? Ci vuoi dire i loro nomi? Sono anche loro di Bergamo, quindi porto un po' di orgoglio bergamasco. E sono Basaglia e Rota Nodari, che sono 2 designer che lavorano per grandi marchi, non solo per far Speddenza, e che hanno centrato esattamente il punto, perché appunto hanno creato questa collezione che copre un range di gusti e anche di materiali diversi che è ampissimo, e quindi abbiamo dei calciobalilla vintage rivisitati, quindi con sempre le 4 gambe classiche di un calciobalilla, oppure tutta una collezione che è estremamente rivoluzionaria, perché uno il calciobalilla se lo immagina comunque con le 4 gambe per una questione di stabilità. E invece, dopo svariati studi e prove dei 2 designer Basaglia e Rota Nodari, abbiamo creato un modello che ha solo una gamba grossa centrale conica. Sotto ci sono dei piedini regolabili che non si vedono, rimangono nascosti, in modo che c'è il trucco. C'è il trucco, ma non è un inganno, perché sono molto stabili, assolutamente. Essendo che sono anche da esterno, può essere che dove appoggiano non è esatto, quindi col piedino lo regoli in modo che il campo sia perfettamente piano. A bolla. E sono anche più comodi, posso dire, senza l'ingombro delle 4 gambe. Ci si gioca anche meglio intorno. È vero, non si rischia di inciampare se tiri troppo forte. Oltre che la gamba conica è un elemento di design sicuramente notevole e crea veramente qualcosa di nuovo e soprattutto non solo nella forma ma anche nei colori utilizzati. Allora abbiamo del ciclope, c'è la linea tradizionale nei nostri colori classici che
sono bianco, nero e rosso. Dopodiché abbiamo voluto fare un tributo a Napoli e soprattutto a Capri, e da qui nasce appunto il Ciclope Capri, che prende ispirazione dalla 500 spiaggina. Sì. Per chi non ha presente, la 500 spiaggina è di un azzurro turchese che riprende molto appunto la città di Napoli, con gli interni, quindi i sedili, tutti gli interni della macchina in vimini. Allora noi abbiamo ripreso questi colori e questi materiali, quindi il campo da gioco esternamente sarà azzurro come la spiaggina, e il piano dove scorre la pallina ha una texture del vimini, quindi proprio ritorna, senti il sapore di mare con questo Ciclope Capri. Lasciamo i contatti allora di Faspendezza. Ci trovate, Faspedezza lo trovate sul nostro sito, su designitaly.com, e andate a vedere questo bellissimo calciobalilla turchese che si chiama Ciclope, e Capri, la linea questa azzurra di cui parlava. E poi ci trovate sul canale YouTube di Design Italy, iscrivetevi, e sui nostri social, sul nostro canale Instagram Design Italy _official. Noi vi ringraziamo ragazzi per il vostro intervento qua, io e Paola ci vedremo più tardi. Grazie mille Lorenzo. Grazie a voi. Andrò a vedermi un po' di linee. Bravo. Grazie Lorenzo. Qui su Storytime ci prendiamo una piccola pausa, torniamo tra poco. Storytime, Evoluzione Radio.